Eccoci per Elvira. Ciao Monica. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ed inizia il viaggio di Elvira. Dimmi, Monica, come la vedi? Mm. Allora, mi offre questa immagine un po' particolare. Lei sotto forma di Batman che sorvola i cieli del Turkmenistan. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì, con il braccio destro disteso, come dire forza, coraggio, andiamo, mentre vola. Ok, causa esoterica di questa immagine. Mi sembra che Elvira voglia realizzare tutte le potenzialità dell'essere umano, un po' come Batman, no? A livello di intelligenza, a livello di forza, a livello anche di umanità. Ecco, lei Mhm. sa di che cosa l'essere umano è capace, no? Quali possono essere tutte i superpoteri, tra virgolette, e lei vuole arrivare a questo. Perché Batman? C'è anche un discorso di giustizia sociale, familiare, di voler portare equilibrio. Perché il Turkmenistan? Vabbè, mi aveva fatto dare un'occhiata al gas, al petrolio, non so se poi sono argomenti di suo interesse che lei ha approfondito Sì, e mi sì. fa vedere, sì, ecco, sì, perché mi fa vedere che il Turkmenistan, mi fa vedere la Russia, i rapporti Turkmenistan-Russia, poi mi fa vedere anche l'America, il Nord America e mi fa vedere la situazione un po' delle donne qui in Turkmenistan, rappresentativa, no? Di sottomissione, è una dittatura, le donne insomma hanno veramente molte restrizioni qua. Va bene, vibrazione di Elvira. 30 miliardi. Consapevolezza. Mm, 161. PS. 40. Vite. 1026. Cervello. 10. Vibrazione di Elvira, noi possiamo giocare con queste cose, se si fosse fatta anche solo una punturina. 12. 2, 2. 3, Sarebbero diventati milioni. quindi facciamo 0, Mi fa vedere 600 milioni. 0,65. Mm. 4 punturine. Mm, Chi... Scende a 350. Mhm. E 5 punturine. No, qua dice 120. 0,12. 5 punturine più l'anti-influenzale. 89. Ok, 0,089 secondo la nostra scala. Minchia. Sì, sì, perché 89, 0,89 è 890 milioni. Chi dovesse non capire che cosa sono le punturine, vada a vedersi i video di Ariana Grande. Smetta di vedere i video di questo canale. Ok, i Cinivac. Cinivac, non dobbiamo spiegarlo a nessuno, come neanche Dragos, non dobbiamo spiegarlo a nessuno. Chi non ce la fa, non è fatto per questo canale, via, fuori. Ok, chiamiamo nel cinema il suo marito. Non so, viene con un termometro in bocca. Sì, comunque sì. A quanto vibra? Ce lo fa vedere?
Quale? 4 miliardi circa, sì. Ok. Il padre. Mi viene con la palla al piede di un carcerato, A quanto vibra? lento, lento e con le ragnatele come addosso, no? Così si presenta in eterico. A È quanto tutto vibra? fiero, dice 700 milioni. Ok. Quindi 0,7, che tutto sommato non è neanche male, Mm, avendo 5 punturine più una. Mm. Ma lui dice, però lo sapete che la nostra generazione è diversa. Cioè, che poi non è vero, per niente, per niente. Cioè, com'è la sua generazione? Più robusta, può sopportare molte più cose che le generazioni successive. Beh, veramente la sua generazione ha scoperto che cos'è l'ingiustizia, la dittatura. Veramente Eh, stupito io che una persona del genere, della sua età, più robusta, si sia fatta tutte queste punturine. Veramente sconvolto, incredulo, scioccato, come dicono i sardi. È come se si portasse, oltre questa palla al piede, una specie di zaino pesante a forma della sua regione. Mhm. Due figlie di Elvira. Sì, Come le vedi? fino a un certo punto interessate. Ah dai, non me Non al l'aspettavo. 100% interessate. A quanto? Al 100% no, ma al... No, aperte a vedere, ma come se non fosse del tutto al 100% il loro momento, come se devono fare ancora un pezzettino da capire da sole. Ok, entrano con qualche dispositivo in mano, No, iPad, telefoni. no, 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 per questo no. Forse ne vedo una un po' più bambina, anche emotivamente, diciamo, no? Al di là del fatto che sia più piccola, no? Quindi non saprei dire se è la più grande, ne vedo una appunto emotivamente eh, più infantile. C'è un fratello, giusto, Elvira? Tu hai un fratello? Due fratelli, i due fratelli. Che ho scritto fratello, non mi ricordo. Ok. Allora, ce n'è uno di fratello vicino alle figlie di Elvira, l'altro fratello più indietro, come posizione, come seduta nel cinema. Bene, abbiamo già visto la PE in privato di Elvira, si chiama Arancio. Mm, La PS? sì, velina. Velina? Mm. Ma velina in che senso? Mi fa vedere diverse accezioni, perché da un lato mi fa vedere diversi strati di carta velina, e oltretutto mi fa vedere velina proprio intesa come notizia, come informazione, come indagine. Lei è un'indagatrice, vuole approfondire, vuole sapere. Bene, vengano fuori tra tutte le sue 1026 vite, peraltro poche, le vite da Sherlock Holmes, da indagatrice. Sì, ce n'è una proprio più tipo criminologo, viene fuori, indagatore criminologo, mm, che aveva a che fare anche con dei crimini piuttosto cruenti di Mhm. donne violentate, cioè, un po' sulla falsariga di Jack lo Squartatore, tipo, no? Mhm. Mm? Questa mi fa vedere un'altra vita, sempre uomo, la vedo diverse volte uomo, lei, però è all'interno di un ufficio che più che altro coordina una squadra. Lui raccoglie le informazioni
e coordina la squadra affinché ben informata sia in grado di agire, di inseguire, di sapere come muoversi, ecco. Poi? E poi mi fa vedere anche un insegnante, che ovviamente non è in questo senso indagatrice, però mi fa vedere questa, qua invece è una donna, un insegnante che si spende proprio per i suoi allievi per fargli capire il senso di quello che gli sta insegnando. Cioè non la classica pappardella che loro devono imparare a memoria, ma tipo, come si chiama questa materia qua? Oh, Dio mio, non è tipo astronomia, è sì, geografia astronomica. Geografia astronomica vuole spiegargli bene in cosa consiste, cioè fargli capire bene, fargli ragionare, insegnargli a ragionare. Ok, il nome del progetto di questa invece, in cui si ritrova circondata da gente che si punturina, eccetera, eccetera. Adesso vedremo. Salvezza. Salvezza. Mm. Come se lei fosse in questa vita in cui si è creata una serie di circostanze in cui lei cioè, deve salvarsi e riesce a salvarsi. Però alcune circostanze che possono anche essere quasi al limite e lei invece riesce un po' parzialmente a ribaltarle in modo da salvarsi. Però comunque la vive, la difficoltà e il pericolo della situazione e l'aspetto tragico della situazione, ma riesce a salvarsi. Mhm. Ci riuscirà con queste condizioni attuali? Sì, chiaramente con tutto il tormento, la fatica che richiedono anche queste situazioni, perché Ok. su diversi versanti lei affronta delle situazioni belle toste. In una parola, un aggettivo, definiamo Elvira, facciamo definire Elvira dal padre, adesso, Testa calda. dal marito, Mi dice più una frase, a lei i pantaloni in casa, così. dalla figlia piccola, Dice granito. dalla figlia grande. Figa. Scusa, Monica. è venuta così. Monica a scuola era sempre dietro la lavagna, con le orecchie d'asino, questo non la capirà nessuno, se non quelli un po' vecchiotti come noi. Eh, il primo, il fratello più grande, Mm, non so, mi dà una parte della pattumiera, non lo so spiegare. L'umido della pattumiera mi fa vedere. fratello piccolo. L'arancio, mi mostra l'arancio. Ok, bah, in generale non dei grandi giudizi. Poverina, d'altronde vibra solo a 30 miliardi all'inizio della sua sessione, ma come biasimarli, no? Ok, causa esoterica dell'instabilità a livello lavorativo. Ma allora, qua mi fa vedere che sia per onorare il suo progetto di vita, che è salvezza, sia anche un po' per onorare l'entità mentale. Ecco, sono questi due elementi che la portano ad avere anche un successo molto relativo in ambito lavorativo, no? Mhm. Quindi è come se di fatto lei non se lo concedesse fino in fondo, cioè è come se si dovesse sentire di dover ricoprire un ruolo che alla fine non è il suo. Cioè lei in sé per sé è una grande vincitrice, ok? Lei è proprio Batman. Però è come se a tratti si comportasse, a volte quasi con, come si può dire, no? Nel DNA la situazione di queste donne del Turkmenistan. Altre Mm, volte
è come se si comportasse ehm, da vittima dell'intera regione di cui lei ha un dilemma, che tra l'altro è anche il nome della sua, io ne vedo solo una per lei di entità mentale, no? Che me Mhm. la dà demenza o diligenza. Come se lei avesse questo dilemma sia rispetto alla regione in cui abita, sia spesso rispetto anche a delle circostanze che lei vive, come se si facesse queste domande e a volte se le fa anche su se stessa. Vediamo le entità mentali, partiamo dalle mentali. Questa, livello? Questa qua solo io vedo. Che livello? 3. Molto interessante, non diciamola la regione, no? Comunque siamo un po' in giù. Entità eteriche. Allora, mentre prima appunto mi aveva fatto vedere il Turkmenistan, adesso come sua entità mentale mi fa vedere la classica aquila del Nord America, che è quella con la testa bianca e gli occhi gialli, Mhm. e che tiene fra gli artigli un uovo. Quindi è un falconiforme. Mhm. E un EDL, così, questo. Solo? Quindi l'aquila e DL. Mm. Eh, Beh, l'aquila ovviamente ha una sua potenza, ecco. Ieri lei l'ha vista a occhi chiusi, l'aquila da testa Eh, bianca ma americana. perché lei è forte. Già. Impianti. Guarda, io ne vedo mentale 1 e eterico 1. Allora, quello mentale glielo vedo grosso modo verso il terzo occhio e praticamente è come se fosse una cipolla, ok? Capovolta in modo che in qualche modo, bisogna anche essere un po' fantasiosi, ricorda un cuore rovesciato, un A cuore cosa con tutti serve? questi strati. È proprio in abbinamento quasi all'impianto eterico che sta sul petto, zona cuore, che è tipo una rotella di quelle che più una volta, no, si usavano per regolare il volume, proprio Mhm. zigrinata un po', no? Ed è come se venisse ad essere un po' difettosa la connessione tra la mente e il cuore. Mm. Mente e cuore difficoltosa. Sì. Chi lo vuole? Ovviamente lei, perché non c'è nessuno che può volerlo, no? Al di fuori di lei, questo mi sembra chiaro, no? Ehm, sì, mi fa vedere quest'aquila che schiaccia forte nella zona del suo terzo occhio, a creare quasi una depressione interna, fino a praticamente interferire con la ghiandola pineale. E lei ha veramente nella fronte una depressione che mi sta mostrando, che forse non abbiamo visto con chiarezza, No, non l'ho e notato. sulla qui ha una sorta di depressione, qui ne sto facendo vedere in camera, il terzo occhio, una sorta di depressione craniale. Mm. Lei, cioè, io dico sinceramente, è quello che vedo. Lei veramente, cioè già partivamo dal cervello 10, no? Lei ha Mhm. veramente delle enormi potenzialità, un po' a tutto tondo, io vedo anche fisicamente. Mm. Cioè, Cioè spiegati anche, quali. Vediamole. non lo so, Vediamo mi le fa attuali vedere, e poi vediamo le potenziali. cioè magari una sciocchezza, per adesso sinceramente a me è appena successo, no? Che sono caduta. L'agilità, per esempio, nel cadere nella maniera corretta, che non è affatto una sciocchezza, lei ce l'ha. Ed è la stessa agilità, non so come mi fa vedere, quasi di saltare gli ostacoli della vita, ma anche potrebbe essere proprio anche in senso fisico. La vedo
che se lei si sblocca è anche molto agile nella mente, nel cuore e nel corpo, perché lei ha la possibilità di mettere in connessione tutti e tre gli elementi. Ma adesso, non essendoci una buona connessione tra la mente e il cuore, il corpo non recepisce ancora tanto bene. Poi vedo questa grande capacità anche di non so come spiegarti, di comprendere quali sono le regole di un determinato contesto e riuscire a fare una selezione, nel senso a togliere ciò che è un puro dispositivo inutile e a invece comprendere qual è l'utilità della regola e usare quello che è il fulcro della regola. Quindi riuscire a portare l'equilibrio e la giustizia in maniera sensata, usando il buon senso, per esempio. Ok, chiediamolo alla sua PS, che cos'è la salvezza? È un'arma a doppio taglio. Mi fa vedere come se, anche se lei da un certo punto di vista è assolutamente autonoma e indipendente rispetto a tutte quelle che sono gli ancoraggi religiosi, ok? È rimasto qualcosa che proviene appunto dalla nonna, dove c'è molto il concetto di salvezza, ok? E il Salvatore è fuori. E lei ha speso abbastanza energia per comprendere e ripetersi in ogni momento che la salvezza viene solo da se stessa. Ma è stato un lavoro intenso. Ma salvarsi da cosa? Dalla punturina? Tante cose. Cioè, la sua vita è stata costellata da eventi da cui lei si è salvata. Alcuni eventi si è anche un po' salvata in corner. Adesso io non voglio anticipare perché ci sono diversi punti, no, in Andiamo cui all'evento lei di ha. 3 anni e mezzo, Mm, quello con quell'altra persona. sì. Ma qui vedi le due persone coinvolte, lei e l'altra persona, le vedo entrambe collocate in Turkmenistan. Mm. L'altra persona era un uomo, ok? Mm. Ed è come se in questa vita volesse di nuovo riportarla a quella sudditanza femminile che deve reprimere il proprio piacere, ok? Quindi cosa fa? Gli fa vivere una situazione stuzzicante, ma con un forte senso di colpa che lei si porta avanti per tutta la vita. Ok. Il piacere legato al senso di colpa. L'autopiacere con la foto del nonno che guarda, il tutto a 3 anni e mezzo, Mm, ispirata, anzi imboccata da quest'altra persona. sì. E la Mm. sfida della PS è come ti salvi da questo che ti è capitato in così giovane età? Mm. Ma oggi, ma lì, quale entità è arrivata? Perché secondo me oggi non c'è più quell'entità. No, 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 no. Infatti quando lei raccontava questa cosa io vedo che lei si è già, ehm, Passato, sì, si è già risolto. allontanata da questa Sì. esperienza, però proprio per questa sua indole molto da detective, ok, da ricercatrice, vuole approfondire, vuole sapere, vuole avere più dettagli, più informazioni possibili, no? Andare proprio in profondità dell'evento. Questa entità che non c'è più era come, me lo fa vedere, del secondo universo, però dall'aspetto molto burlone, giocherellone, un pagliaccetto, ehm, vabbè adesso non so Dimmi, perché, dimmi. non è che posso dire tanto tanto. Ah, ok, 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 un pagliaccetto, va bene. Eh.
Ok. Perché mi fa vedere questo naso rosso che richiama un'altra cosa. Ma che riguarda la storia di Elvira o un personaggio sbirulino? No, che riguarda una parte, forse si può Ok, ok, ok. dire, Ok, una no, no. parte intima, femminile. Femminile, ok. Mhm. Quindi non ho capito, questa entità che entra chi è? È un pagliaccetto demone del Secondo secondo universo. universo, sì. È rimasto poi nei successivi approcci un po' più grandicella, ma sempre bambina, pedo, che ha subito da parenti e conoscenti, vicini di casa, Sì. lingua in bocca di adulti nella lei bambina, cazzate di questo genere? Sì, ovviamente si è trasformato perché da che era questo pagliaccetto burlone, e infatti comunque l'esperienza che lei ha avuto, sì, con il senso di colpa, però di fatto con una semicoetanea, diciamo così, è comunque piacevole, non spiacevolissima l'esperienza, no? Le esperienze poi successive si sono evolute e si è evoluta questa entità che mi fa vedere che diventa un pagliaccio adulto, tipo It per intenderci, e vedo proprio come se fosse It che dietro c'è il ragno, dove le esperienze diventano un po' più difficili da digerire e l'energia impiegata per ottenere la salvezza ovviamente è maggiore, si deve impegnare di più per salvarsi, perché sono un po' più nauseanti, un po' più indigeste come esperienze. Anche se comunque non così forti, perché lei riesce a salvarsi un po' prima che le cose degenerino. Va bene, causa esoterica dell'allontanamento dal marito dopo la nascita dell'ultima figlia. Allora, qua mi viene un po'. Allora, Il marito ne ha due? ne ha due? No, due punturine. Sì. La domanda è se ha due Sì, punture? sì. Sì, Ok. Tu le vedi? Quindi le ha sì. mentito. Ma no, cioè nel senso, le ha parzialmente mentito, perché ci sono stati dei momenti in cui le ha mentito e dei momenti in cui non le ha mentito. C'è stata un po' di confusione, le ha detto sì, no, non l'ho fatto, ho trovato un Esatto. escamotage, si è Mm, capito? mm, Come dire, un po' donna Turkmenistan, no? Cioè tu, sei una sì. donna del Turkmenistan, non rompere tanto le palle, no? Così. Mm. Però, ecco, la confusione che si crea, guarda, è un po' strana perché allora, nel suo primo episodio che abbiamo analizzato, ehm, lei, Elvira, era la donna del Turkmenistan da dover contenere, ok? Mm. In questa invece episodio e comunque in generale con il marito è un po' l'inverso. È come se il marito fosse di più la parte femminile del Turkmenistan Mhm. e lei un po' più la parte maschile, che ha, prendetemi per buono quello che dico, usato il marito per i figli, poi si stacca, capito? Non ho capito il finale. Ora, che lui è un po' la mamma e il mammo, ok, perché appunto è quello che vede come sono vestite prima di andare a scuola, che è premuroso, e lei no, ok, più altre cose. Non ho capito il finale. Allora, è come se lei volesse vivere questa situazione del Turkmenistan un po' in tutti i ruoli. Mentre nell'episodio in cui lei era bambina, lei ha vissuto di più l'essere donna, qua è come se vivesse di più l'essere uomo del Turkmenistan, ok? Che sta con la propria moglie per avere i figli, ok? Poi, una volta avuti i figli, come se ne distaccasse, ok? Mhm. Questo però nel momento in cui lei è,
sotto il gioco di questa narrazione, ok? Mhm. Nel momento in cui lei a tratti non è sotto il gioco di questa narrazione, lei ha anche un buon rapporto con il marito, cioè c'è una forma di intesa, È un'anima gemella, una fiamma. non è una fiamma, però vedo che c'è una sorta di compensazione fra loro due. Lui ha delle cose che lei non ha e lei le vede, ok? E secondo me come anime gemelle tipo di terzo livello. Lui non è allora non è male come uomo, però non è, diciamo così, Dio, pare brutto dire all'altezza di Elvira, no? Mm-mm. Però ecco, ha interessi diversi, ha una modalità diversa di approcciarsi alla realtà, alla conoscenza. Quindi Esiste. magari Elvira lo trova non tanto stimolante. Ma è perché dopo c'è stato questo allontanamento dopo? Perché l'odore? E non so, io l'ho vista così, cioè che è come se lei fosse l'uomo, ok? Mm? E dopo aver, cioè, facciamo finta che lei è l'uomo, ok? Mm, Facciamo finta che lei è l'uomo e lui è la donna, ok? mm. Ha ingravidato per 2 volte la donna, poi ha deciso che basta, ok? Che le gravidanze sono finite e quindi c'è un po' la repulsione. Mm. Stando nella narrativa del Turkmenistan, eh? Benissimo. Mm, Ma è una vita parallela questa del mm. Turkmenistan? Sì, 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 Cioè, sì, si sì, sta sì, svolgendo? sì, Vai, sì. sentiamo il suo nome, il nome di lei che è lui. Azzicca. Azik. E quindi la moglie di lui, o una delle mogli di lui, è il marito di Elvira, o no? Perché lei mi fa vedere che è stata sia uomo che donna lì dentro, eh? Ed è come se avesse bisogno in un certo senso di fare pulizia, perché è proprio autentica. Lei ha detto una frase importante, io voglio chiudere il cerchio, voglio fare pulizia. E lo vuole talmente tanto che è come se i residui di queste vite parallele passate nel Turkmenistan, sia da uomo che da donna, le volesse spremere fino alla fine qui, per davvero risolverle. Quindi io vedo entrambi i ruoli. Va bene. Tra l'altro solo adesso lei mi scrive la nostra unione era finalizzata alla procreazione e ora è conclusa. Ecco. Ok, La fiamma, guarda, ti dico il nome esatto. di un paese, ma io non mi vergogno di dirlo, non so dov'è. A Citrezza mi viene fuori, Ah, non ho la minima Sicilia. idea. Ah sì? Ah, Sì, ok, vicino a Catania. va bene, è venuto così. Vicino a Catania. Vicino a Catania. Siamo tutti che... È lì? Ed è una fiamma number 1, 2, 3, 4, 5 o No, adesso è uno. no? Ok. Va bene. Portale aureo. Momento Affollato. sempre monumentale. Descrivimi l'apertura del portale aureo. Quando io ti dico portale aureo, tu cosa vedi? Non è sempre uguale, sai? No. No. Però io vedo sempre un Adesso qualcosa di molto monumentale. sì, adesso è proprio enorme, a scorrimento, però a scorrimento di, come dici tu, monumentale, perché è proprio, non so, tipo in questo momento è una lastra di pietra che scorre, molto spessa questa lastra di pietra, quindi è molto altisonante come momento, ok? Mm? Anche se riconosco che non è esattamente di pietra, perché poi scorre in maniera molto più fluida, più leggera. Adesso è sul rosa, viola, bluetto. Tutti i disincarnati di tutte le generazioni
di Elvira sono chiamati. Vediamo quelli generici che non ha chiesto nello specifico, quanti sono. Mi viene un numero totale che è 903. Mhm. Sì, perché penso che sia una famiglia molto numerosa anche nelle genealogie precedenti, no? Mhm. Vedo con diverse diramazioni. Direi che il suo progetto di vita salvezza con questo momento ha proprio a che fare, no? È vero. Offre in qualche modo una forma di salvezza a 903 parenti delle sue generazioni. Mm, sì. Nonni materni, lei e lui, vengono? Allora, effettivamente l'immagine che arriva è il lettone grande, un lettone matrimoniale. Ehm, quindi questo che è riferito al ricordo della nonna materna, no? Come se lei si presentasse così, con questo ricordo di averla accompagnata nell'infanzia e vedo che la nonna materna che era sdraiata sul lettone mi fa vedere che l'altra parte, tipo come adesso la nonna materna me la dà sdraiata come me, che sono sulla parte destra del letto, no? Mi fa vedere la parte sinistra vuota e mi fa vedere tipo una croce e una rosa sopra, come dire, sono stata croce delizia, no? Di mia nipote. E il nonno? Il nonno lo vedo come un po' al di fuori, come se ci fossero dei ruoli un po' ben delineati, per cui a lui competeva un altro tipo di ruolo, che era più lavorativo, più di pilastro. ehm, Me lo fa vedere così. Eh, Messaggio della nonna. Ho contribuito al tuo progetto salvezza, dandoti croce e dandoti fiori. Mi fa vedere anche un po' l'immagine di una Madonna, infatti. Mm. No, messaggio del nonno. Non pensare che sia facile la vita da uomini in questa regione. Grandi responsabilità. Nonni paterni nel portale aureo. Calma Elvira, calma, calma. Se qualcuno Eh, dei due nonni paterni vuole dire qualcosa, lo può dire, se no vanno direttamente. Erano già andati? sì, perché non mi viene niente, non i paterni. Non so. Ok. Le due amiche suicide. Mm. La prima, non la amica e la vicina, sono due Sì, diverse. sì, perché mi fa proprio vedere che a distanza di tanti anni lei ha scelto di ripetere un'esperienza analoga, ok? Di avere, La vicina, no, eh, cioè vicina. Elvira, Ah, no? ah. Ha scelto, diciamo così, di avere al proprio fianco due, tra l'altro, donne, ok? Che hanno fatto la stessa scelta di togliersi la vita a Mhm. distanza di molti anni l'una dall'altra, in cui Elvira era proprio in due fasi di consapevolezza molto diverse, perché nel primo episodio dell'amica erano molti anni fa e Elvira era ancora molto, ma molto in formazione, in staccato formazione, no? Si stava sviluppando. E invece il secondo suicidio che è avvenuto nel momento, diciamo così, di maturazione, ok? Mhm. Lei Mhm. adesso è piuttosto matura da un punto di vista evolutivo ed ha proprio voluto ripetere per due volte questa esperienza
quasi anche per assimilarne degli aspetti in maniera diversa, perché ciò che aveva compreso del suicidio molti anni fa, quasi 30 anni fa, è cosa ben diversa da quello che ha compreso ora. Cioè, alla fine è un'esperienza che Elvira ha scelto di avere, ok? Nella frequentazione di queste due donne. Vogliono lasciare un messaggio? L'amica? Sì, mi fanno vedere come per loro il concetto di salvezza era quello. Per noi questa era la salvezza. Anche per la vicina. Sì, Ok. sottrarsi da una vita insostenibile. Ed infine la madre. Che casino. Dice così? No, dico io che casino, perché vedo la madre tipo che arriva quasi fustigandosi sulla schiena, perché si rimprovera di alcune scelte fatte. Perché cioè, mi fa vedere dei momenti diversi, quindi mi fa vedere come cioè, allora mi fa vedere questa intera famiglia che rimane unita fintanto che lei è in vita, ma laddove ora e verso il finale della vita della madre c'era la consapevolezza che fosse un inganno, un'illusione, una parvenza, ok? Un castello di carta. E che lei sapeva che andandosene via sarebbe crollato questo castello di carta. Cioè, mi fa capire questo, che l'atto del fustigarsi è che dice, cioè, se io avessi agito diversamente in passato, ehm, ci sarebbe un assetto familiare diverso, che poi forse non è neanche del tutto vero, però questa è un po' la, l'emozione che vive la madre, di Ok, offriamole dispiacere. una Vic in un incarto di plastica trasparente con scritto sopra salvezza. Marca salvezza. Beh, dice, ne ho mangiate poche di queste caramelle, eh. Beh. Le caramelle salvezza. Mm. Ma insomma, ecco, diciamo che non riesco neanche a vedere la piena, che lei abbia avuto piena realizzazione, diciamo, nel suo matrimonio, così, no? Ecco, ed è come se lei vedesse tutto questo, mi fa vedere anche tutti quanti intorno ad un tavolo, tipo che stanno giocando a un gioco di società. Ecco, mi fa vedere che lei ha compreso questo. C'è questo cartellone del gioco di società aperto e mi fa vedere che tutti sono ugualmente impegnati con in mano la loro pedina, con le loro fiche. Ecco, tutti quanti, tutti i componenti della famiglia. Adesso quale messaggio vuole lasciare alla figlia? Mm, Allora, non sento delle parole, mi fa vedere Elvira che si sposta tipo di componente in componente della famiglia, come se Elvira, proprio per le sue qualità che abbiamo prima descritte, anche di portatrice di equilibrio, ok? Nel momento in cui si libera un po' da questa componente di giudizio legata all'entità mentale, lei può ricucire dei rapporti familiari, ma lei, ok? Non è che Mhm. può scegliere per gli altri e unire la famiglia. Lei per se stessa. Sì, sì. È come, cioè, sento che la madre tipo che le dà una soluzione, ma non ti preoccupare.
state facendo il gioco che avete scelto, non ti preoccupare. Va bene. Vogliono andare tutti nel portale aureo? Sì, 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 Ok, assolutamente. lo dico ad Elvira che chiede di mandare una fic a tutti i disincarnati e di fatto non serve se vanno tutti nel portale aureo. La diamo prima quando vogliamo un messaggio del prima e del dopo e vedendo quali effetti ha questa vibrazione, informazione e consapevolezza VIC. Mm? È davvero un momento importante per Elvira, Sì. perché è proprio come se fosse ehm, un tassello fondamentale di questa Mm. salvezza Mhm. e un tassello fondamentale per lei per iniziare davvero a vivere pienamente. Ok. Chiamiamo anche adesso, prima di chiuderlo, il nostro portale aureo, aprendolo sempre di più di diametro, tutti i disincarnati di tutte le generazioni di quella città in cui lei vive e di tutta la regione in cui vive, di tutte le generazioni, Sento che già anche, si levano delle voci di protesta che aspettano il paradiso. anche i cinevaccati. Sì, sì, chi vuole credere nel paradiso non entra nel portale aureo perché non ci vuole entrare, no? Chi vuole entrare nel portale aureo, chi vuole aspettare il paradiso, aspetta il paradiso. Allora, Sai a me? effettivamente abbiamo diverse volte lavorato su questa regione. Mhm. Non è rimasto molto di ciò che al momento può recepire il portale aureo. Me ne aggiunge solo 10. 10? Sì. In tutta la regione? L'abbiamo già Al svuotata? momento, cioè, che possono recepire adesso il portale aureo, ora Mm. me ne vengono 10. Oltre Vabbè. ai 903 che lei aveva già. Quindi o sono già andati tutti o non capiscono niente. La seconda, mi sa. È una regione anche che ha le sue criticità, le sue credenze. Chiudiamo il portale aureo allora. È importante che ci siano persone con un'energia come Elvira, e non solo lei, in questa regione. Veramente importante. Perché fanno proprio la differenza. Chiudiamo il Ok, portale aureo. Vai. sì, Benissimo. sì, sì. È stata soggetta a un progetto di abduction, Elvira. No, non mi risulta. Ok, lei mi ha scritto adesso che ha visto delle abduction. Cosa ha visto? Dei tentativi forse, ma no, io non credo proprio. Ok. No, Causa cioè o esoterica, di vite precedenti, in questa attuale vita no. quando si svegliava per varie cause, gente che russava, e girava per casa da sola, in silenzio, a guardare le persone della casa che dormivano, Mm, perché? sì, sì. Allora, questo già lo vedo più plausibile che lei abbia visto le abduction altrui, non vissute lei subite. Ma lei Questo non ha sì. mai subito un abduction? Tentativi sì, certo. Una completa, anche eterica. Allora, nell'innesto di questi impianti, però, cioè non sono quelle classiche in cui ti prelevano cose, fanno Sono più cose. subdole. Eh, Quindi, insomma, questa Elvira è in gamba. sì, Va bene. Allora, con Elvira noi pubblichiamo, no, creiamo questa VIC salvezza, vibrazione, informazione e consapevolezza, ma nell'incarto salvezza. Cioè siamo alla resa dei conti, la PS sta facendo delle esperienze, a volte anche solo la PE fa delle esperienze. I due argomenti di questa sessione sono salvezza e pedo. Mm? ah, tra l'altro, vedi, mi riporta di nuovo il personaggio di Batman. Io non mi Mhm. ricordo, ma perché adesso è venuta fuori questa città Gotham City, Gotham no? City, ah. Ma com'era? Scura? Sì, decisamente. Ecco. Era la E città lei, dell'eterna notte.
ecco, lei mi fa Infatti vedere questo che porta Batman la si luce. annunciava con un faro che si proiettava Ah, dopo ecco. contro queste nuvole che erano perennemente presenti nel cielo notturno di Gotham City, faro giallo con pipistrello nero in mezzo. Mm, I mm, cattivi tremavano, no? mm, Perché era giunto il momento di... È vero che poi lei si è presentata come Batman. Facciamola diventare la nostra eroina. mm. Facciamole portare la Vic Salvezza a tutti quelli che la vogliono, tutte le PS viventi, cioè adesso incarnate, viventi in quel senso, che la vogliono, tutte le PE viventi che la vogliono, tutte le PS e le PE viventi che stanno vivendo l'esperienza pedo da vittima e da carnefice. La PE c'è sempre. La PS in un carnefice pedo, per esempio, potrebbe anche non esserci, ma non è detto. E non Comunque, solo, aspetta, non solo, questa bella pillolona, in miliardi e miliardi di copie ovviamente, la porta anche su alla sorgente, a dire, se volete venire a farvi un'ennesima esperienza mm, pedo, è questo quello che vi aspetta, mi raccomando, l'esperienza è già stata fatta, e a tutta la PE che è lì pronta a diventare essere vivente. Così la tagliamo e la chiudiamo, mm, questa storia. basta. Mm. Perché se no andiamo avanti e andiamo avanti. C'è forse un buon problema di informazione che manca. Questa è un'informazione già fatta. PIC, vibrazione, informazione, consapevolezza, salvezza, che non vuol dire niente. Ma oggi è il nostro incarto di plastica trasparente. Ho scritto sopra in nero, salvezza, candy. Lei lo fa? Lei lo fa con un'intelligenza molto profonda, molto acuta. Perché lei mi fa vedere che le ha confezionate lei, queste Vic Salvezza. Le ha proprio incartate lei personalmente, a un ritmo molto veloce, prodotte e incartate, con la totale consapevolezza che chi riceve in mano la Vic, perché vedo che porgono la mano, proprio il palmo della mano per prendere la Vic, appositamente lei gliele dà in mano affinché ciascuna persona che l'ha ricevuta si renda conto che ci deve mettere il proprio impegno, il proprio intento, perché nessuno può ricevere la salvezza da qualcun altro. Cioè bisogna mettersi in gioco in prima persona, comprendere in prima persona. Lei offre questa opportunità, ma ci va il pieno consenso e partecipazione dell'altro. E alla sorgente cosa succede? Alla sorgente è come se lei avesse un po' accelerato i tempi, perché già vedo che alla sorgente era per questo tipo di decisione. Erano già avviati a questo tipo di decisione di interrompere queste ormai lunghissime, no, ripetute esperienze. Mhm. Ed è come se avesse dato un'accelerata per ridurre e tagliare proprio i tempi e la quantità di esperienze in questa direzione qua, in questa direzione pedo. Va bene, io adesso vorrei che lei andasse ad Aci Trezza. Ci va tipo con un libro in mano. Un libro? Ah. Sì. Lì ci sono questi scogli buttati da Ciclope per inseguire la nave di Ulisse che scappava dopo che lui l'aveva ingannato, Ulisse l'aveva ingannato, no? I flutti del mare tra questi scogli, quasi faraglioni, quasi. È come se lo chiamasse attraverso una poesia, attraverso una lettura.
Perché probabilmente c'è una passione comune o comunque un linguaggio comune. E quindi è come se quando cioè come se lei entrasse in questa città con il libro e nel momento in cui lei legge questo libro, una parte di questo libro, è come se potesse attrarre, no? Scovare, ok? Stanare la sua fiamma. Mhm. E me li fa proprio vedere così, su uno scoglio, uno vicino all'altra, che tranquillamente leggono dallo stesso libro. Il mare è molto impetuoso, ma loro sono serafici, proprio tranquillissimi. Mhm. Che libro è? Uno qualunque? Boh, dice Oscar Wilde. No. Però mi sembra più di brevi citazioni, non è un romanzo. Non so. Va bene, lui lascia un messaggio in eterico a lei. Deve passare ancora qualche tempo. Io sto un po' dormendo. Mi fa vedere lui, non so, adesso di nuovo viene fuori questo letto, che è come se si fosse svegliato da un lungo sonno e si sta stiracchiando, ma è ancora dentro al letto, quindi ancora deve scendere dal letto, deve andare ancora in bagno a prepararsi. È nel cinema? È nel letto per ora, Non va nel cinema? con il letto. Ecco. Va bene. E invece Elvira dove vuole andare? Subito al cluster, questo lavoro io lo voglio completare. Ci va vestita da Batman? Sì. Vai, dimmi come lo vedi, il cluster. Però, per esempio, non so, è carino questo particolare diverso perché va vestita da Batman ma la gonna sotto. Non è che c'è in lei la volontà, di mettere bene insieme l'integrazione del maschile e il femminile. Mm. Non so, mi fa vedere tante pannocchie come cluster. Ok. Prima di buttarle via, le pannocchie le potrebbe cuocere e farle diventare popcorn. Vero? Sì, sì, si prende un enorme padellone mm, e fa questa azione. Mm. Fa scoccare tutti i chicchi di mais che si trasformano in popcorn. Mm. E via tutto. Vediamo come Elvira Batman mette il suo primo ad eternum qua. Dunque, è come un fascio luminoso che parte dagli occhi e da tutti e tre gli occhi, ok? I due occhi che noi conosciamo, e il terzo Mhm, occhio. mhm. Ed è da lì che si propaga un fascio di luce. Da questo fascio di luce si genera l'ad eternum. Ok. Cluster. Gli occhiali li ha messi giù, da parte. Lo ha messi giù anche adesso. Li aveva appena Mm, tolti. mm. Riguarda il cluster, non lo so, è come se fosse affollato. Hai presente uno, nessuno, 100.000, no? Mhm. Ecco, l'avatar è un po' così, è uno, nessuno, 100.000. È come se avesse varie sembianze, Mhm. sia di varie, non so se nella sua regione ci sono anche dei costumi particolari della tradizione, intendo, Beh, no? penso di sì, dai. Okay. È come se apparissero questi personaggi qui della tradizione. Poi appunto mi appaiono, le vite lì del Turkmenistan,
ok? Tutti Mhm. contenuti all'interno dell'avatar. Come li toglie? Vedo che qua, oltre a far partecipare i 3 occhi, fa partecipare anche il petto, il cuore, per generare l'Ad Eternum, sai? È già Mhm. pronta lì, con l'Ad Eternum, mentre cioè lo sto facendo quasi in contemporanea. La produzione dell'Ad Eternum e il riporre Avatar e tutto il resto dentro il portale definitivo. E in contemporanea compie queste 2 azioni. Perché lei è proprio così, verso la consapevolezza che l'essere umano ha tutte queste facoltà. Ecco, anche di fare contemporaneamente le cose. Perfetto. Progetto salvezza esiste ancora? Non in quei termini. Le entità, poche entità eteriche, pochissime, e l'unica Sì. entità mentale dilemma o demenza diligenza esiste ancora? E allora, non esiste più come interferenza, esiste come monito, perché lei in quanto indagatrice è come se mantenesse anche tutto lo storico, ok? Mhm. Senza più però farsi appesantire, interferire da quello. Nuova vibrazione, 328 miliardi, nuova consapevolezza, 243. però, nuova PS, Adesso le hai invertite, perché adesso la PS è a 60. vite, Non me ne ha tolte tantissime, 804. ma erano tante, tanto poche, già. Mm. Cervello, Allora, mi fa vedere adesso 13.8, ma è come se avesse la piena consapevolezza di poter arrivare a 15. cosa potrebbe fare con questo 15 e messaggio finale tutto in uno, che lei lascia a se stessa. Mi fa vedere che ha uno sguardo, è come se facesse il check-in della persona e riesce a individuare una terapia per la persona, cioè senza neanche farle domande. Ok? Gli fa una sorta di scanner, scusami, e a parte che vedo che gli fa tipo le tinture tutte naturali, no? Di colore i capelli, con tinture solo naturali, ok? Il ne e così via. No? Sì, sì, ma belli, cioè nel senso come se fossero degli effetti moderni di balayage, così, però tutto con prodotti esclusivamente naturali. E Mhm. mi fa anche vedere che, non so come dirti, senza domandare alla persona quali sono le sue problematiche, lei le intuisce e riesce anche a somministrargli una cura fitoterapica. Ecco. E vedo anche proprio che mentre il consegna, perché mi fa vedere la consegna di questo boccettino, lei le dinamizza, no? Le rende proprio più vitali questi stessi trattamenti. Ok, Mm. con nei confronti della fiamma come la vedi? Mm. Beh, la fiamma intanto ha messo giù i piedi dal letto, perché è più un problema della fiamma che suo, sinceramente, no? Mhm. Il marito come lo vedi? Come lo vedevo prima. A quanto vibra il marito? Ripetimelo un attimo. Ma io lo vedo fra i 3 e gli 8.
miliardi, ma dipende. Potrebbe con la sua condizione attuale di consapevolezza e di punturine arrivare a 320 miliardi come Elvira? Ma no. Ok, quindi la complottista Elvira, no? Vabbè, una Stesse scelta di considerazioni, Elvira comunque. certo. Stesse considerazioni per il padre, le figlie e i fratelli. E ognuno ha il suo percorso. Ognuno ha il suo percorso, Immagine certo. finale di Elvira, sempre Batman, c'è ancora il Turkmenistan. Allora, vedo che Elvira si è tolta gli abiti di Batman, ok? Glieli vedo appoggiati al letto, non so, questo letto mi continua a ritornare, no? Lei ha appoggiato gli abiti di Batman al letto perché non ne ha più bisogno, perché è come se lei avesse già integrato e introiettato quelle che sono le qualità di Batman in sé. È riuscita finalmente a fare l'integrazione che ovviamente per realizzarsi appieno ha bisogno ancora di tempo, però è assolutamente avviata per l'integrazione di mente, corpo e cuore. Va bene, abbiamo finito. Vuoi aggiungere qualcosa? Che è in gamba, si sta guardando con soddisfazione e congratulazione allo specchio. Perfetto.